Ciao a tutti ragazzoli e bentornati anche oggi in un nuovo video. Mi vedete qui in mano con l'iPad con un po' di appunti. Oggi voglio parlare di una cosa che può essere utile a molti di voi, visto che c'è sempre tanta confusione, ovvero voglio parlarvi dello shopping online, soprattutto in quei siti come Temu, AliExpress, Shein, eccetera, eccetera. Voglio fare un po' di chiarimento perché tantissime persone continuano a dire no, fanno schifo i prodotti, non bisogna comprare da quei siti, altri invece no, io compro cose bellissime, ho trovato un sacco di cose. Allora, in questo video voglio dirvi, ovviamente secondo la mia opinione, visto che comunque sono anni che faccio shopping online comprando da siti come Amazon, Alibaba, appunto AliExpress, Wish ancora ai tempi, adesso è tantissimo che non uso Wish, appunto Shein ci ho comprato qualche volta e per finire ovviamente Temu, che ora penso sia il sito più utilizzato tra tutti i vari siti cinesi con prodotti cinesi. Voglio fare chiarezza e voglio dirvi in questo video cosa secondo me conviene comprare da quei siti, perché comunque ci sono tante cose che, parere mio, per il prezzo che hanno sono veramente valide. Tanto se sentite correre c'è uno dei miei gatti che fa avanti e indietro. Quindi voglio dirvi cosa c'è da comprare su quei siti, perché sì, certe cose ne valgono veramente la pena, visto che magari sono cose appunto che possono tornare utili tutti i giorni, o che se sono cose che se anche magari durano poco vale la pena spendere quei 3 euro ogni tot mesi piuttosto che magari spenderne 60, 70, e non è detto che poi comunque non ci siano problemi anche con prodotti con prezzi tanto maggiori. Ho fatto una piccola lista, piccola più o meno, di varie cose che ho comprato. Molti di queste ve li ho fatte vedere già in video passati, che ho fatto unboxing comunque di Temu, come di AliExpress, e alcune di queste le ho usate e soprattutto le continuo ad usare anche dopo mesi o anni, e su alcune di queste posso parlarvi anche di una certa qualità, visto che sono appunto magari oggetti che ho usato continuamente. Da quando ho cambiato casa ho acquistato delle tende. Volevo delle tende diverse, anche perché gran parte della casa, almeno quella che dà sul lato, sul bosco, non ho messo tende, voglio metterle adesso in ufficio, metterò delle veneziane, penso, quelle le acquisterò su Amazon, anche se ho dato un'occhiata su Temu, non è detto che non li acquisti direttamente su Temu, mi servono in ufficio semplicemente perché quando faccio magari le live durante il pomeriggio e c'è il sole che entra proprio in quel punto, adesso che è estate il sole ha cambiato direzione, diciamo, e entra proprio sulla mia scrivania, sulla mia faccia, mentre magari sono in ufficio appunto o a lavorare o a fare live, soprattutto perché spesso mi sbatte proprio sulla scrivania e magari lì ho il portatile, ho una videocamera lasciata appoggiata e il sole diretto così, ovviamente non fa bene. Dall'altra parte invece a me comunque ho una strada, ho delle altre case, quindi vabbè, ho messo le tende, anche perché una da in camera da letto. Appunto le tende che ho messo per ora in camera da letto e sulla finestra che ho sulla scala sono tende che ho preso da Temu, ragazzi. Non sapevo che tende mettere, non volevo fare buchi, non volevo mettere tendoni una volta da aprire, da chiudere, di qua e di là, volevo qualcosa che comunque mi rimanesse più o meno sempre lì chiuso. Ho cercato le classiche tende a vetro, che sono quelle che vanno proprio a coprire solo la parte del vetro e non anche tutta la finestra. Alla fine ho trovato queste specie di tendine che sono fatte in un carta tessuto, ricordano molto lo stile cinese, giapponese appunto delle case, dei separé che loro hanno. Sono trovato da Dio, le ho messe facilissime da tagliare, ovviamente le vendevano in diverse misure, una stanza le ho prese grigie visto che ho le pareti grigie antracite, l'altra le ho prese bianche visto che ho i muri bianchi. Approvate, e per il prezzo che avevano, tipo 5 euro, e con una da 5 euro ho fatto tutti e due i lati delle finestre, direi che è veramente top. Sono belle, comode e per l'uso che io volevo appunto sono perfette. Agganci vari, ovvero agganci per le videocamere, tutte quelle cose che magari non sono... Ok, adesso non fraintendetemi, ovviamente se vai a comprare la GoPro e devi incollarla ad un casco con l'aggancio GoPro, con l'adesivo 3M super potente, quello ti affidi a quello magari originale, ok? Però ci sono tanti piccoli agganci che non esistono neanche per le altre videocamere, robe che si sono inventati solo loro, che non so da dove ha tirato fuori. Ho trovato degli agganci per i caschi stranissimi che non ho trovato neanche su Amazon. Ovviamente, ribadisco, l'adesivo è la cosa importante, lì rischi di perderla, di perdere la videocamera o di farla finire anche contro qualcuno. Però, esempio, i mini cavallettini, quelli da mettersi in tasca, da agganciare
la mia DJI Osmo Action 4, comodissimo, l'ho usato per girare il video, per tenerlo in mano, tutti quelli specie di gancettini o quelli per reggere i telefoni o dei piccoli cavalletti sono utili, alcuni sono fatti bene, altri sono fatti malissimo. Me ne è capitato uno che era veramente fatto male, non si è rotto, però proprio plastiche brutte. Se date un po' un'occhiata, AliExpress, Temu, se cercate bene, soprattutto AliExpress, ci sono cose anche molto più di qualità su AliExpress, ma un semplice cavallettino, un semplice aggancio in più, quello da attaccare al cappellino, queste cavolate, direi che per me fanno più che bene, e non credo solo per me, soprattutto per cose che magari usate tanto, che magari sono piccole, andate a perdere, si rovinano, eccetera, eccetera. Ho anche comprato recentemente, che non ve l'ho fatto vedere, uno di quei cosi, di quei kit tutti in uno per pulire tipo il computer, quindi si apre, c'è dentro spazzolina, c'è dentro la boccettina già incastrato dove poter andare a mettere un liquido da spruzzare appunto su magari gli schermi appunto dei tablet, dei telefoni, dei PC, c'è dentro il pannino già attaccato per andare a pulire, e anche questo conteneva anche il kit pulizia per andare a pulire gli auricolari, cioè cose veramente utili, pagato 2 euro forse meno, anche se era in super sconto con altre cose l'avevo pagato forse meno di 1 euro, cioè queste cose ragazzi vendono gli stessi kit su Amazon a 15 euro, 10 euro, io l'ho pagato meno di 1 euro e sono tante volte le stesse cose. Questo è appunto il discorso nella quale voglio tornare dopo. La sveglia, ho recentemente comprato quella sveglia che è una figata, fa una luce della Madonna, scorre con la temperatura, la data e l'ora, si può gradare la luminosità, quindi metterla più bassa o più alta, puoi mettere anche la sveglia, costa poco, è bella, l'ho messa lì. L'ho pagata 3 euro se non sbaglio, e infatti stavo pensando di prenderne altre per altre stanze, una cosa minimale da tenerli, alla fine una sveglia, non è che debba fare chissà che cosa, ha sia il vano batterie, quindi se volete metterla con le batterie, sia anche il cavetto USB già nella scatola per farla andare appunto tramite corrente. Tappetino, il tappetino per fare palestra, ragazzi, ne avevo uno scrausissimo che avevo preso anni fa da Decathlon, corto, io sono 1,83 e quel tappetino sarà stato per qualcuno di 1,40, sottile, uno schifo. Ne ho trovato uno su Temu bellissimo, raga, lo sto usando, è materiale morbidissimo, è spessissimo, è veramente lungo, ci sto praticamente tutto dritto sopra, e anche quello ho pagato 5 euro. Tappetino che invece, se guardavo su Amazon, c'erano dei tappetini che partono da 10, 15, 20 euro e alcuni non erano neanche così belli né così spessi. Luci LED, allora questo c'è da aprire un bell'argomento. Ovviamente se andate in negozio li pagate tantissimo, magari per 1 metro o 2 metri, andate a pagare anche 20-30 euro. Ovviamente sono di qualità, funzionano bene, possono collegare comunque ad Alexa, si possono collegare comunque a Smart Home, si possono collegare comunque a tutte le varie applicazioni che già abbiamo sui nostri telefoni. A differenza invece quelli di Temu, AliExpress, alcuni vanno, bisogna stare un attimo a cercare bene, altri invece vanno solo con la propria applicazione proprietaria. Questa è un po' una rottura di palle, perché se ne comprate magari tanti dallo stesso, scaricate un'applicazione e finita lì. Se invece poi andate a volerne ricomprare, non trovate lo stesso, ne prendete un altro, ha un'altra applicazione, quindi in quel caso dovreste avere 20 applicazioni per 20 luci diverse in tutta la casa. Quello quindi dovete cercare bene e trovare anche quelli che si adattano ovviamente alle vostre esigenze. L'unica cosa, magari uno può dire cazzo, rischio, nel senso sono attaccati alla corrente, è un rischio, prende fuoco di qua di là. Allora su questo sicuramente uno potrebbe avere qualcosa da ridire. Io personalmente ho preso tantissimi di quei LED, li ho usati, non ho mai avuto problemi. Ora tocco le sfere che non vorrei succedesse qualcosa. La qualità anche lì cambia, ovvero ne trovate alcuni con delle luci potentissimi, bellissimi, poi praticamente tutti vanno sia con la voce che con la musica, che potete scegliere i vari colori, hanno già un sacco di cose preimpostate eccetera eccetera. Altri invece mi sono capitati, avevano i LED distanti, cioè quelli normali avevano un leddino ogni mezzo centimetro, 1 centimetro, gli altri l'avevano ogni 2-3 centimetri, in più faceva poca luce, non era assolutamente fatto bene. Infatti quelli ancora li ho tenuti lì, non li ho utilizzati, magari li andrò a utilizzare, però li ho pagati sempre 2 euro, ok, mi è arrivato il prodotto, non mi piaceva, in realtà puoi mandarli indietro anche su Temu, non ci ho mai provato, l'ho fatto con AliExpress, ci ho fatto anche un video se vi interessa, ma comunque non è 20, 30, 40 euro. Attrezzi, vari attrezzi. Allora, anche qui ovviamente ragazzi, su qualsiasi cosa c'è da parlare della qualità, perché se hanno un prezzo così basso, la qualità ovviamente non è delle migliori, è a volte anche pessima, però ho preso anche quelle scatoline
con dentro tutte le punte, cacciaviti, attrezzi per smontare, esempio, telefoni o cose veramente piccole, quella anche lì pagata pochissimo, vanno da Dio, non si rompono, perché come fai a rompere una roba così smontando un telefono, devi lanciarla contro una parete, e quelle sono perfette. Trovi le stesse identiche magari su Amazon, e a volte appunto sono dropshipping, quindi sono le stesse identiche cose con prezzi maggiorati, però per quelle cose vanno benissimo. Adesso non ho provato magari a prendere cose per attrezzi più grossi, ecco, magari non affidatevi per le punte dei trapani, ma per una questione del lì vi fate male, ok? Se sono materiali scadenti, rischiate che spingendo si spezzi e vi potete far male. Quella è un'altra cosa, state attenti. Basta sempre usare la testa quando fate questo genere di acquisti, soprattutto anche per le cose da andare ad utilizzare, ok? Gli attacchi adesivi, ve li ho fatti vedere, sono questi semplici adesivi di due tipi che si vanno a incastrare, uno lo attaccate dietro, che ne so, magari attaccate dietro al tablet, l'altro lo appiccicate su, vabbè, una parete magari così, no perché si stacca, però su un mobile, le piastrelle del bagno, potete andarcelo poi a attaccare e potete usare il tablet, averlo lì per la musica, o se avete la vasca da bagno, stessa identica cosa, lo attaccate lì, tac, rimane lì e vi potete guardare qualcosa senza doverlo tenere in mano. Quelli sono veramente utili, costano niente, ci saranno sicuramente anche su Amazon o altri siti, anche lì non penso che costeranno tanto, però quelli sono cose da comprare da quei siti. Idem gli altri agganci, che anche quelli si appiccicano, o volendo ci sono anche quelli che si avvitavano al muro con i tassellini o solo con dei chiodi, e lì ci andate a incastrare appunto le scope, sono fatte apposta per tenere le scope in piedi senza andarle ad appoggiare al muro, che va a rovinare il muro e tante volte magari scivolano giù. Idem un altro che l'ho messo nel bagno per tenere sulle lamette o per appendere le spugne, comodissimo. Dentro la doccia si adatta perfettamente tutto, sembra una cosa montata lì apposta, e ci tengo su quella lametta ed è esteticamente 1000 volte meglio di una ventosa appiccicata. Le stampe, ho preso delle stampe che ancora devo attaccare in questa casa, qua devo ancora attaccare tutto, ragazzi, per quello che non è ancora uscito il video della casa nuova, ma ci sono queste stampe, ne ho prese un paio, sono veramente belle, veramente fatte bene, sono arrivate che pensavo fossero stampe fatte su un cartoncino, invece anche quelle sono fatte su un tessuto cartone, qualità top, stampe bellissime. Ovviamente anche lì dovete avere occhio, guardate le recensioni, sempre dovete guardare le recensioni, ragazzi, quello che scrivono e le foto, soprattutto le foto che mettono. Poi ovviamente magari uno dice ma chissà, questi magari hanno pagato per le recensioni. Sì, guardate però le foto, guardate le foto, da lì già la qualità si capisce molto meglio delle classiche foto che usano ovviamente tutti i siti, perché lì sono foto abbellite, foto fatte meglio, classica foto che mette la classica persona scattata così random, a volte anche foto un po' di merda, però appunto lì vai a capire la qualità dell'oggetto, le plastiche che magari usano o i materiali appunto usati. Ho preso anche dei portavestiti o portacoperte, quelli da, avete presente, no? Da mettere sotto al letto o da mettere in alto sul mobile per non far impolverare, comodissimi. Ci ho messo dentro un sacco di robe, appunto coperte che magari non uso, piumini, vestiti che magari tengo lì che adesso non uso, magari di un'altra stagione, chiusi lì, non prendono polvere, stanno lì. Materiali leggeri, cerniere leggere, però non è il borsone che ti devi portare in giro, quindi rischi che si spacca. Pagate pochissime, le vendevano a 4 o 5, con lo stesso prezzo probabilmente ne avrei comprata una da qualsiasi altro sito. Tappeto anche da mettere sotto la lettiera del gatto, comodissimo, è un tappeto con tutti i buchi e lì almeno va a cadere, quando escono loro grattano fuori, che magari cade tutta la sabbietta, va a finire dentro tutti questi buchini, lo raccoglie, lo riversate dentro, veramente veramente comodo. Per ora non ci hanno fatto cadere della merda, perché può succedere, in quel caso diventerebbe un po' una rottura di palle riuscire a pulirlo e a lavarlo, ma se avete una canna dell'acqua all'aperto, si spruzzata la canna dell'acqua, si pulisce, e anche se si andasse a rovinare, ribadisco, per quello che costa ne comprate un altro. Zaini e marsupi, ragazzi, per chi mi conosce sa che io ho un fetish per gli zaini e marsupi, cioè li vedo, li devo comprare, sia costosissimi che meno costosi, ne ho davvero tanti, e ahimè tante volte alcuni costano veramente 200-300 euro degli zaini, e avendone già tanti poi mi dico ma che cazzo me lo compro un altro, no? Solo perché mi attira, mi piace, c'ha quella tasca in più, c'ha quell'accessorio in più, ha quella funzione in più. Però ho trovato tantissimi zaini e tantissimi marsupi su Temu e AliExpress. Oh ragazzi, li sto usando, li ho usati, ci ho portato dentro il computer, cose pesanti, videocamere, vestiti, reggono, non se n'è mai rotto uno. Marsupi bellissimi, anche lì, vabbè, il marsupi non è che ci puoi mettere 10 kg, gli zaini invece è già più rischioso. C'è uno zaino che ho comprato diversi anni fa su AliExpress, l'ho usato per andare in montagna, per metterci dentro la tenda per 3 persone, ci ho portato sulle cose per star fuori, un peso, avevo 30 kg sulle spalle, ragazzi,
non si è mai rotto e l'ho usato per 1000 escursioni, non si è mai strappato una piega, comodissimo, impermeabile. Non lo so, io tante volte lo dico, ho occhio per gli acquisti su questi siti. Pensateci, magari non è che prendete il primo che vedete, mettetelo lì nel carrello, ne mettete 2 o 3 di zaini, poi li comparate, guardate le cose che hanno in più uno, le cose che hanno in più un altro, cioè comunque se vi interessa comprare un oggetto, ovviamente di quel tipo, state un attimo lì, non prendete per la foga, perché spesso molte persone comprano giusto per comprare l'oggetto senza pensarci, non vanno neanche a vedere le foto, non vanno a vedere delle recensioni. È ovvio che così vi capita il prodotto di merda che si rompe perché vi fate ammagliare da quello che usano appunto per ammagliare e essere subito cliccato e comprato. Uguali, portagioie, scatoline, non scatoline per mettere dentro le cose, di quelle ne trovate a bizzeffe, anche porta appunto cavi elettrici da viaggio dove mettete dentro i cavi, i caricatori, le schedine SD, le videocamere, i guscini per le videocamere. Ho preso le scatoline, quelle per mettere dentro appunto le varie videocamere, quelle sono rigide, nel senso vanno più che bene. Poi sì, magari se dovete prendere una cosa impermeabile che dovete immergere nell'acqua, ok, è un conto, è rischioso affidarsi magari a quei siti, ma se dovete prendere il guscio per chiuderci dentro la videocamerina come faccio io con le mie, quello è un guscio, quindi qualsiasi guscio va bene purché la protegga dagli urti. E uguali portacavi, quelli comodissimi, ne ho presi a bizzeffe, li uso tuttora e ci metti dentro i cavi. Portascarpe, ho comprato quel portascarpe lì che c'è anche il coso per appendere i berrettini. Allora, montarlo è stato un trauma, ragazzi, vi arrivano tutti le asticelle di diverse misure, una miriade, ce ne sono state dentro un centinaio. È una rottura solo il montaggio, quello sì. Dopo averlo montato, alla fine serve appoggiarci le scarpe, ci appoggio le scarpe, ovviamente robe ultra leggere, però ce l'ho lì, ci sono più scarpe di quelle che dovrebbero, regge. Ovviamente se andate a appendere, io ho appeso lì i cappellini e le cuffie, perché se ci andate a appendere una giacca pesante, allora quelli rischiano di stortarsi perché è plastica proprio leggerina, sembra stampata quasi in 3D, però è veramente utile, pagato poco e fa il suo dovere. Ho anche l'Oculus Quest 2, no? Il visore, quello virtuale, e anche lì ho preso i cuscini per coprirlo, ho preso i cuscini per coprire appunto i pad da tenere in mano. Anche quelle cose lì sono delle robe di plastica estetiche da metterci sopra, nulla di male, vanno benissimo. Idem, ho visto che vendono anche tutti gli attacchi per cambiare appunto l'elastico, quello per tenertelo in testa, e sono comodi, utili e direi che come qualità vanno più che bene per quello che servono. Ora invece volevo parlare un po' più di Shein, quindi vestiti. Questa è la parte più dolente, nel senso, vestiti ovviamente la qualità è quella che è, li paghi pochissimi, li svendono, ne fabbricano a migliaia, a volte alcuni pezzi, e me capita che magari hanno difetti di fabbrica, però io c'è da dire, non è che ne abbia presi così tanti. Da Shein ho comprato qualcosa, ho comprato cose stupide, no? Da mettere magari in casa o da mettere magari ogni tanto, alcuni li ho messi anche per andare in giro, li ho lavati più volte, non si sono rovinati. Alcuni dovete guardare bene perché sono ultra leggeri, quindi nel senso in inverno morite di freddo, in estate sono plastiche e morite dal caldo, quindi dovete metterli in quelle stagioni di mezzo, a meno che non vi mettete sotto dei leggings, ma alcune cose sono belle esteticamente, finita lì, quelle con le stampe, disegni particolari eccetera eccetera, perché poi per il resto ovviamente non sono cose di lusso, ragazzi, cioè quello è, materiali quelli sono. Anche se devo dire che da Shein ho trovato l'anno scorso, ho preso 3 canottiere, 2 sono rimasto scioccato, ragazzi, l'ho messe tutto l'estate. Io ogni volta che metto un vestito che esco un giorno lo butto subito a lavare quando torno, soprattutto in estate ovviamente, non è che poi lo butto lì, magari lo riutilizzo la volta dopo, anche se non ci ho sudato, anche se ci sono uscito un'ora, ho sempre fatto così. Quelle canottiere hanno veramente un tessuto, quelle 2, morbidissimo, raga, morbido e fresco, sono rimasto scioccato, vi giuro. Ho comprato delle cose di marca e non avevano dei tessuti così morbidi e comodi. Ma tralasciando quello, alcune cose mi sono capitate, poi ribadisco, ci vuole occhio. Spesso capita che vedi dei pantaloni bellissimi nelle foto, poi ti arrivano e sono tutti dei cosi mosci, orribili, che hanno delle forme stranissime. Su quelli soprattutto dovete guardare. Guardate le foto, ragazzi, guardate le foto, guardate le recensioni. Molti di questi prodotti sembrano spessi, no? Che magari hanno un cappuccio che ti rimane il cappuccio bello spesso, drittissimo, invece poi arriva è tutto un cosino moscio e fanno cagare, immettibili alcuni, sono degli straccetti.
lì dovete avere tanto occhio. Ho detto guardate le foto delle recensioni perché sono la cosa più importante. Le misure adesso ultimamente si sono aggiornati, no? Un tempo quando compravi da quelle cose dovevi prendere 2 taglie in più, io ho preso delle cose anche triple XL, ok? Contando che porto la media o la large, sono taglie cinesi. Adesso ultimamente sto vedendo che si sono aggiornati, quindi anche se comprate la stessa taglia o massimo quella in più vi va bene, però su quello la qualità sapete qual è, quindi magari il giorno volete spendervi 50 euro, vi comprate 10 capi, soprattutto se siete donne costano ancora meno le cose o comunque usano meno materiali per farli, lì potete andare a sbiazzarrirvi, comprarvi bandine per tutti i colori, potete comprarvi magliettine, potete comprarvi un sacco di cose, cioè anche robe comunque che potete mettere in giro, dipende ovviamente dal vostro stile, da come volete vestirvi e se siete persone alla quale piace anche spendere tanto per avere tanti prodotti o se invece volete spendere tanto per averne uno ma di qualità, lì dipende. Io personalmente metto quello che mi piace, ci sono prodotti che magari mi spendo 200 euro per un paio di pantaloni o un giubbotto, se mi piace me lo compro, altre volte invece ci sono giubbotti costano 20 euro 30 euro su siti come Shein, se mi piace me lo compro. Alla fine ragazzi, cioè comunque sono vestiti, no? Nel senso non è una cosa di sopravvivenza, a meno che non andate al Polo Nord, ecco, se andate a fare escursioni in posti congelati o a scalare il Monte Everest, lì allora andate sul sicuro con i marchi che lavorano per questo genere di cose, perché rischiate veramente di morire. Ma per cose di tutti i giorni, vestiti che vi attirano, no? Lo vedete, volete comprarlo, compratevelo, ok? Poi l'unica cosa, guardate, ovviamente, state attenti perché potrebbe arrivarvi la schifezza, ci vuole veramente occhio e a volte anche un pizzico di fortuna. Ho comprato un'infinità di cappellini anche lì come gli zaini, una collezione di cappellini che poi non metto mai, però quelli sì, ci sono su Temu, tutti quei cappellini stupidi con le scrittine stupide, sono carini, sono cappellini di norma. L'unico problema è a volte che magari durante la spedizione se beccate qualcuno stupido che arrivano nei pacchetti morbidi e ve li arrotolano, robe così, ve li vanno a rovinare, ma quella è un problema delle spedizioni, ovviamente non del prodotto in sé, però per quel genere di cose top. Occhiali da sole, sì, non fanno bene alla vista perché comunque vengono usate plastiche schifose davanti agli occhi. Personalmente anche lì, occhiali da sole, io sono innamorato, uno degli accessori che mi piace di più, a parte appunto gli zaini, ma ne ho tantissimi, sia ultra costosi, altri invece che ho comprato anche recentemente su Shein o su Temu, stupidi, che magari metti quelle 2 o 3 volte, magari estivi, magari con le lenti più chiare, nel senso se non ci vivete e non vi dà problemi alla vista, non ho mai avuto problemi. Poi ovviamente non mi prendo responsabilità. Andrei avanti qua ore, già il video sarà venuto ultra lungo, però volevo spiegarvi veramente a cosa servono Temu, AliExpress e questi siti. Le cover dei telefoni, ok? Potete comprarne tantissime a pochi prezzi, potete cambiarle tutti i giorni, ok? Magari volete quella di iPhone originale, spendete 50-80 euro per una roba originale, però poi ne avete solo quella e usate solo quella e si rovina comunque. Però in generale per tutte queste cosine conviene comprare da quei siti. Poi ovvio dipende da voi, dipende da quello che cercate, dipende da quello che volete, da che genere di persone siete. Ovviamente, ribadisco, è pieno di cose scadenti, dipende da quello che andate a comprare. Non andate a comprare il tablet su Temu, che penso che neanche ci siano. Io personalmente invece ho comprato ad AliExpress anni fa, nel 2018, appena ero tornato in Italia, 2019, un computer portatile. Oh raga, vi giuro, ce l'ho ancora lì, funziona ancora, ultra sottile, ultra leggero, piccolissimo, per un sacco ci editavi video di YouTube, ovviamente in 1080, ovviamente aveva i suoi problemi anche perché era senza ventole, no? Aveva i dissipatori comunque appunto per tenersi a temperatura, non avendo le ventole, ultra sottile, piccolissimo e 2 in 1 perché comunque lo schermo girava tutto e diventava tablet, aveva il touch, cioè ha il touch ragazzi, assurdo ma l'ho usato per un sacco. AliExpress trovate anche tante cose del genere perché comunque è un rivenditore, nel senso è un po' un Amazon diciamo. Ci sono tanti brand che vendono lì, come anche su Temu, però vendono anche cose del genere. Ovviamente vendono anche lì le classiche sole, perché ho visto gente comprare delle schede video, promettono che sono 4 giga, 12 giga, eccetera, eccetera, poi ti arriva e invece non è
quello che veramente promettono, o in realtà c'è scritto sulla scatola ma poi se andate a smontarla dentro i pezzi non sono quelli giusti che dovrebbero esserci. Non vi dico di andare a comprare il computer lì, ok? È rischioso, soprattutto se non conoscete magari i produttori di questi computer e quindi non avete già visto video. Ricordate ragazzi che per molte di queste cose c'è YouTube. YouTube è il miglior modo per imparare a fare le cose, per cercare di capire anche se sono cose valide o no. È per questo che molti comunque youtuber fanno video unboxing comunque con tanti di questi prodotti. Ovviamente molti sono pagati e quindi li fanno vedere. Io ahimè vorrei anche io mi pagasse Temu, mi mandasse comunque le cose gratuite. Per ora non è così, speriamo un giorno lo faccia, però onestamente io vi dico e vi ho sempre detto quello che penso di ogni singolo prodotto e lo farei anche in quel caso se voglio lavorare con me, se no niente, si attaccano. Niente ragazzi, anche sto video è diventato lunghissimo, ormai non riesco più a fare video corti, poi inizio a parlare ma voglio essere puntiglioso sulle determinate cose, soprattutto quando sono appunto cose di questo tipo. Piccoli consigli, allora non andate di foga a comprare un prodotto, ok? Magari vi dicono ce n'è ancora due, ce n'è ancora di qua, tanto se finisce uno trovate lo stesso identico prodotto da un altro venditore perché sono lì. Spesso appunto metteteli nel carrello, ok? Comprate uno zaino, mettetene 10-20 nel carrello, poi guardateveli, teneteli lì, studiateveli, no? Vedete cosa vi serve di più, cosa vi viene più adatto, le dimensioni, il materiale, le cerniere. Ci sono zaini fotografici, zaini per viaggiare, altri invece di tutti i giorni. Cioè, guardate queste cose, teneteli lì, pensateci. Soprattutto spesso i prezzi si alzano e si abbassano, quindi a furia di vederli un po' sapete il prezzo a cosa si aggira. E a me spesso è capitato di tenere uno zaino lì nel carrello, costava magari 20 euro, trovare lo stesso a 16, lo stesso identico, venduto da un altro produttore a 16 e ti arriva lo stesso identico zaino. Quindi aspettate, non comprate con foga, teneteli lì, spesso vi arrivano anche degli sconti, molti sono fake, nel senso sì, sconto di qua, sconto di là, potete comprare tutti questi prodotti, poi vi arriva il cashback, tante volte poi non è così, o comunque dovete poi spendere per averlo, però lasciate i prodotti lì, e capita l'occasione che io ho comprato altra volta un sacco di prodotti a meno di €1, stessi prodotti li vendevano a 2 o 3 euro. Non so perché mi avevano dato questa possibilità, io ce l'avendo lì già nel carrello, ho potuto comprare molti dei prodotti che avevo nel carrello a meno di €1, anche se li avevo messi, quando li avevo messi costavano comunque molto di più. Ovvio, magari non ti mettono un prodotto da 20 euro, ti mettono solo cose da poco, ma a volte fanno anche queste robe, no? Poi, cosa più importante, guardate le foto, guardate le recensioni, ok? Mi raccomando, fatelo e attenti perché comunque su Amazon è pieno di reseller, quindi gli stessi identici prodotti presi da Temu, da AliExpress, li vendono su Amazon a prezzi maggiorati, comprano in grandi quantità, li tengono nei magazzini, però sono gli stessi identici prodotti, quindi date un'occhiata. A volte se avete dubbi su una cosa, ovviamente non sulla TV 4K, ma sulla coverina o sull'aggancio per la fotocamera, il trepiede, date un'occhiata perché spesso li trovate identici appunto di là e sono semplicemente reseller e magari te li fanno pagare anche 5, 10 o 20 euro in più. Ragazzuoli, spero che questo video vi sia stato utile, mi raccomando, serve sempre test anche per fare gli acquisti. Date un'occhiata sotto a tutti gli altri link, seguitemi, mi raccomando, perché molti di voi guardano i miei video e ancora non mi seguono. Aiutatemi a far crescere questo canale, siamo quasi a 10.000 e soprattutto seguitemi e poi guardatevi i video, porto un sacco di cose interessanti anche di mondi che magari non vi appartengono ma magari potrebbero piacervi lo stesso. Lasciate il like e un commentino e nient'altro, bella!